La vittoria dell'Inter contro la Roma ha cambiato un po' la percezione delle cose, o meglio, magari anche la direzione, la possibile direzione delle cose, perché ha aperto a degli scenari che durante la sosta molti di noi non avevano considerato come possibili o come fattibili, soprattutto relativi a 2 situazioni. Quella di Hakan Çalhanoğlu, si sta discutendo in questi giorni del possibile rinnovo del giocatore, e ovviamente quella legata ad Alessandro Bastoni, perché dopo Inter-Roma, c'è la speranza. Anzi, la speranza c'era ancora prima, però c'è un po' la sensazione che appunto il giocatore possa decidere di restare a Milano. Perché dico decidere di restare? Perché sappiamo che tutti i discorsi relativi al possibile addio di Bastoni sono discorsi che sono nati per l'impressione che fosse quasi costretto a dover lasciare Milano per il clima tossico che si era generato e che si è generato attorno a lui. Ecco, secondo me la partita di San Siro ha lanciato segnali importanti anche in questo senso. Ci sono state anche delle dichiarazioni che secondo me vanno segnalate, e un po' di discorsi da fare e da approfondire. Poi ovviamente c'è anche chi dà bastoni, come già diciamo con un piede in Spagna. In particolare oggi, la Gazzetta dello Sport ha disegnato anzi una possibile Inter, la nuova Inter per la stagione 2026-2027, considerando ovviamente quelle che sono le attuali voci di mercato, e in quest'11 ha escluso Bastoni, un po' come era stato fatto anche l'11 della futura nazionale italiana. Lo vedremo ovviamente questo 11, perché ci sono anche dei giocatori che sono stati inseriti nella rosa dell'Inter, che secondo me meritano, ecco, un approfondimento, e quindi lo faremo in questo nuovo contenuto. Amiche, amici nerazzurri, ben ritrovati qui su Passione Inter. Prima di addentrarci in tutti questi vari discorsi, che sono tanti, io vi ricordo di lasciare un mi piace a questo contenuto, di iscrivervi al canale di Passione Inter, e poi vi aspettiamo nella famiglia del club di Passione Inter, passioneinter.club, con tanti nerazzurri da tutto il mondo. Allora, cerchiamo di suddividere questo discorso in vari tasselli, partendo dal primo, quello che riguarda Hakan Çalhanoğlu, perché Çalhanoğlu sigla quello che per me personalmente è il gol più importante nella partita contro la Roma, un gol che arriva allo scadere del primo tempo, in un momento in cui l'Inter era in una fase un po' di difficoltà rispetto all'inizio brillante che abbiamo visto con il gol immediato di Lautaro Martinez. Quindi sigla quella rete che ti permette di rientrare alla ripresa con l'inerzia a tuo favore. L'abbiamo visto nell'atteggiamento e nella prestazione poi dell'Inter nel secondo tempo. Quindi gol importantissimo di Çalhanoğlu attenzionato per tutti i discorsi che si erano fatti anche durante la sosta, il problema fisico che aveva avuto contro la Turchia, quindi c'era un grande punto interrogativo attorno al giocatore, che invece torna a Milano e lo fa insomma in maniera molto importante con questa rete, insomma, che peserà tanto secondo me anche su questa stagione, quando poi faremo il bilancio finale. Ecco, la Repubblica parla della possibilità che Çalhanoğlu possa prolungare il suo rapporto con l'Inter. Çalhanoğlu in scadenza, lo ricordiamo, il 30 giugno del 2027. Si legge: Çalhanoğlu si prepara a sedersi al tavolo per rinnovare il contratto in scadenza, le tentazioni arabe e turche sono alle spalle, assicura il suo staff. Sarà l'Inter a decidere se valga la pena andare avanti insieme. Questa la notizia, adesso le considerazioni, perché ovviamente prima c'è il dovere di cronaca, poi voglio un po' dirvi anche il mio punto di vista su questa situazione, e sapere ovviamente nei commenti anche la vostra. Çalhanoğlu è stato negli ultimi anni uno dei giocatori più importanti della rosa dell'Inter, lo è probabilmente, lo è ancora, cioè è un giocatore molto importante per l'Inter. Quest'anno abbiamo visto come una sua assenza può essere in un certo senso, così, come dire, coperta, permettetemi questo termine, dalla prestazione e dalla presenza di un altro giocatore, in particolare Zielinski, che è tornato a far vedere quella qualità, che conoscevamo, pur sempre comunque con, la sensazione che manca qualcosa in quel ruolo, perché comunque Zielinski è una mezzala, Çalhanoğlu sa fare molto bene il ruolo del regista, e quindi la differenza in questo sicuramente si nota. Però ecco, in questa stagione forse c'è stata l'impressione che, okay, se non c'è Çalhanoğlu possiamo in un certo modo sostituirlo. Dubito che nelle stagioni precedenti siano stati fatti questi discorsi, perché da dopo Brozovic, Çalhanoğlu ha prima insidiato e poi sostituito Brozovic, era proprio difficile pensare che l'Inter potesse privarsi del
cuore pulsante di questo centrocampo. Quindi Ciala resta comunque, al di là di questi discorsi, un giocatore molto importante, lo sta dimostrando, lo ha dimostrato anche in questa stagione, resta comunque un giocatore che in questa stagione ha avuto anche diversi infortuni e soprattutto che nell'ultimo periodo è stato anche molto accostato al mercato, sia per la volontà del Galatasaray di riportarlo in patria, sia un po' per la nostra impressione che anche il giocatore volesse insomma ritornare in Turchia. E quindi qui vanno fatti un po' di discorsi che cercherò di riassumervi. Io continuo a pensare che Çalhanoğlu è un giocatore molto importante per l'Inter, resta importante per questa Inter ed è bene che finisca la stagione come stiamo vedendo, cioè a questi livelli, al di là degli infortuni. Sul futuro bisogna fare dei ragionamenti importanti perché restare su Çalhanoğlu vuol dire anche fare una scelta a livello tattico e fare una scelta anche relativa ai discorsi dei giocatori in entrata, perché molto si muoverà secondo me su quello che succederà in quel ruolo lì, in quella posizione lì e appunto con la decisione che verrà presa sul futuro di Çalhanoğlu, che insomma le strade non sono tante, perché con i giocatori in scadenza nel 2027 o fondamentalmente lo cedi in estate magari ad un Galatasaray che si spera che possa presentare un'offerta decente rispetto alle precedenti, o lo porti a scadenza fino alla fine e poi lo lasci andare, altrimenti decidi di rinnovarlo, ma bisogna capire anche quale sarebbe poi, la richiesta del giocatore, che dubito che voglia rinnovare a ribasso, nonostante l'età. È un giocatore che percepisce comunque uno stipendio da 6.000.000 e oltre, insomma, al netto quasi 13.000.000 al lordo, quindi che pesa anche tanto in questo senso sulle casse dell'Inter. Dubito che l'Inter possa permettersi di rinnovarlo al rialzo e dubito che il giocatore voglia essere rinnovato al ribasso. E siamo di fronte, secondo me, ad una situazione diversa rispetto a altre situazioni di giocatori in scadenza. Io faccio un esempio recente, so che molti di voi non gradiranno, però penso a Skriniar, era un giocatore che l'Inter voleva rinnovare, un giocatore che aveva acquisito anche un certo valore e c'era l'intenzione comunque di trattenerlo e sappiamo com'è andata, ma quella era una situazione appunto diversa rispetto a Çalhanoğlu, che è un giocatore che è stato invece più volte accostato proprio al mercato e che un po' aveva dato anche la sensazione che potesse lasciare Milano. Quindi non c'è neanche quella "paura" tra virgolette di perderlo a zero, perché comunque sai che è un giocatore che sta andando verso il tramonto anche del suo percorso all'Inter. Quindi se l'Inter riuscisse in un certo senso a fare una plusvalenza importante o comunque una buona plusvalenza, forse questa appunto anzi senza forse, è l'ultima finestra di mercato utile per cederlo ad una cifra che può accontentare l'Inter e dall'altra parte ribadisco i discorsi sul rinnovo sono delicati sulle pretese, cioè bisogna capire a cosa è disposta l'Inter e cosa pretende invece il giocatore dall'altra parte. Ribadisco, Cialanoglu è un giocatore che in rosa io voglio sempre, però voglio anche capire poi che tipo di spazio, che tipo di ruolo e che tipo di ragionamenti vengono fatti attorno, perché secondo me poi una scelta in questo senso, come ho detto all'inizio, andrebbe poi a condizionare tutte le altre scelte in un reparto che ha bisogno, secondo me, anche di qualità e di non tanto qualità, anzi qualità è il termine sbagliato, anche di caratteristiche, se vogliamo, diverse, se la direzione è andare anche verso un rinnovamento tattico e un assetto tattico diverso. Quindi discorso Çalhanoğlu al momento da archiviare, ma in realtà si continuerà a parlare anche di questo e aspetto la vostra nei commenti per sapere un po' se voi vorreste il sì per il rinnovo di contratto di Ciala. E dall'altra parte c'è invece la questione Bastoni, che va rivista dopo San Siro, perché c'è stato qualcosa di diverso secondo me in quella partita, anche per la percezione che ho avuto cioè da parte del giocatore, per le sensazioni che mi sono arrivate, sia per il clima di San Siro che probabilmente ha aiutato in questo facendogli arrivare, no, un affetto enorme, e poi proprio le varie situazioni di campo, gli abbracci, quello che abbiamo visto, che ci fa pensare e sperare, no, che non si è rotto qualcosa come qualcuno ha voluto raccontare. Però andiamo alle notizie, perché volevo condividervi questa notizia dell'Estadio Deportivo, un
una testata spagnola che scrive: "L'Inter se la ride del Barcellona, nella trattativa per Bastoni". Perché si scrive ride del Barcellona? Perché sappiamo che il Barcellona, o meglio che la Spagna, i quotidiani spagnoli stanno spingendo molto verso la narrazione di una cessione, di una possibile cessione a una cifra che secondo me, ragazzi, non esagero, è ridicola, ve l'ho detto più volte, una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni. Ecco, l'Inter per 50 milioni oggettivamente si mette a ridere, cioè neanche si siede a discutere con il Barcellona. E tra l'altro proprio ieri era arrivato invece dal quotidiano catalano Sport una sorta di minaccia nei confronti dell'Inter da parte di Deco, il direttore sportivo del Barcellona, che aveva avvisato l'Inter: o abbassate il prezzo per Bastoni oppure andremo su un altro giocatore, in particolare su Lucumi, che a proposito di scadenze nel 2027, il colombiano scade proprio nel 2027. Io sorrido esattamente come fa l'Inter di fronte a un'offerta da 50 milioni, cioè per me il fatto che il Barcellona possa dire viriamo su altro non è una minaccia, anzi è quasi una speranza, perché io ribadisco che per me Bastoni è una delle colonne portanti di questa Inter e mi auguro che, possa rimanere a Milano. Ma al di là di questo sorrido perché, come ho detto più volte, senza voler essere però ripetitiva, 50 milioni per Bastoni sarebbe veramente un regalo. Quindi se dalla Spagna si augurano che venga fatto questo regalo, noi da parte nostra bisogna che, ci impegniamo, ecco, a tutelare il talento e a tutelare un giocatore come Alessandro Bastoni. Quindi ti credo che l'Inter se la ride, anzi questa è in particolare un'affermazione che ha riportato Tutto Sport, magari qualcuno di voi non gradirà la citazione, però di fatto effettivamente mi sembra anche lecito, ecco, che ci sia solo da sorridere nel momento in cui si leggono delle frasi del genere, quindi le cifre del genere anzi, quindi più che una minaccia tutto quello che si sta costruendo intorno a Bastoni, soprattutto, dalla Spagna, per me, resta appunto una narrazione che vuole favorire il club catalano e dall'altra parte sta sminuendo uno dei giocatori più importanti per l'Inter. Quindi mi auguro che vengano fatti dei ragionamenti molto importanti, su questo. Ma andiamo però a quello che vi dicevo prima, perché io non metto Bastoni sul mercato, ma c'è qualcuno che lo dà già per magari, lontano da Milano, e questo è l'11 che la Gazzetta ha disegnato per l'Inter del 2026-2027 con, come vedete da subito, un modulo diverso rispetto a quello che conosciamo, quindi non il 3-5-2 classico dell'Inter, ma un 4-3-2-1 con una difesa abbastanza, anzi non stravolta, però una difesa che manca di Bastoni, un centrocampo che vede invece ancora Çalhanoğlu e vede anche il nome di Koné, e poi non è un tridente d'attacco, ma in realtà per caratteristiche potrebbe essere considerato tale, un tridente con Diaby, che sta ritornando in voga, insomma in ambito Inter, Thuram e Lautaro Martinez, e ovviamente non me lo sono dimenticato, ma Vicario in porta, Vicario tra i pali. Allora, su questo 11 vanno dette un po' di cose, in particolare parto dal discorso Bastoni. La Gazzetta esclude già da questo quartetto di difesa Bastoni, e già non mi trovo d'accordo su questa presa di posizione. È una possibilità sicuramente, perché le voci su Bastoni ci sono e sono intense, però se io devo costruire la mia Inter per la stagione futura, sicuramente non la costruisco in mancanza di Alessandro Bastoni. Su questo però vanno fatte delle considerazioni, perché per me, mia personale opinione, Bastoni e Di Marco non sono dei giocatori da difesa a 4, quindi se dovesse restare Bastoni, io credo che l'Inter comunque poi possa andare a mantenere in realtà il 3-5-2 o al massimo mantenere comunque la difesa a 3, con Bastoni braccetto di sinistra. L'abbiamo visto in nazionale, Bastoni da centrale non rende tanto quanto rende da braccetto di sinistra, e allo stesso modo per me Di Marco non rende da terzino sinistro tanto quanto invece rende da esterno di centrocampo. Queste considerazioni vanno fatte. Anche relativamente a quello che sto vedendo di fronte a me, con un Bissek messo lì centrale di destra. Diciamo che faccio un po' cioè l'abbiamo visto Bissek centrale nel 3-5-2, nel terzetto di difesa, però, Bissek lo vedrei più nel ruolo in cui in realtà è messo Dumfries in questo momento, quindi, terzino di destra più che centrale, e magari se proprio vogliamo disegnare questa difesa a 4, allora a quel punto vedrei Akanji spostato sul centrodestra e magari ve la butto lì un Mouaremovic, che quel ruolo lo conosce bene perché con il Sassuolo Mouaremovic gioca appunto
centrale di sinistra nella difesa a 4, quindi la ridisegnerei magari in modo diverso rispetto a questa che sto vedendo di fronte a me, detto poi che appunto con i giocatori che l'Inter in questo momento ha a disposizione faccio fatica a pensare ad una difesa a 4. So che molti di voi non saranno d'accordo perché so che ci sono molti fan della difesa a 4, però per i motivi che vi ho detto prima difficilmente, ecco, immagino una difesa a 4 con questi interpreti qui, quindi mantenendo Bastoni, avendo Di Marco e avendo questi difensori nello specifico. Andiamo a centrocampo perché il nome di Koné resta ovviamente il nome più caldo, perlomeno il nome che ha chiesto Chivu e quindi, la scelta della Gazzetta di inserirlo non è casuale. Bisogna anche capire quello che succederà, perché la Gazzetta oggi scrive anche del fatto che la cifra che è stata stanziata da Oaktree per il mercato estivo è di 40 milioni, poi ovviamente bisogna aggiungere tutte quelle che sono le cifre legate, alle varie cessioni, però ecco ricordiamoci che solo Koné ne vale 50 o perlomeno viene valutato 50, quindi nel caso in cui veramente sarà questa la cifra effettiva, io continuo a dire che non so se l'investimento può valere, ecco, se il gioco vale la candela, come si suol dire. Quindi farei ragionamenti anche su questo e poi, come dicevo prima, la presenza di Çalhanoğlu va a incidere molto su quelle che saranno le scelte poi a centrocampo. Ricordiamoci che c'è un Stankovic, da andare a riprendere al Club Brugge, che bisognerà capire poi se potrà fare effettivamente il titolare e nel caso nel ruolo di Çalhanoğlu. Aleksandar Stankovic che in questo momento sta giocando in un centrocampo a 2, però ovviamente può fare anche il regista eventualmente in quel ruolo lì e quindi molto passerà anche da appunto il futuro di Ciala. Cioè fondamentalmente dovessero restare Çalhanoğlu e Bastoni, la prima cosa che mi viene da dire è non viene cambiato il modulo e quindi se non viene cambiato il modulo, prendere giocatori che all'interno di un 3-5-2 non si andrebbero a sposare al meglio, ecco, non sarebbe proprio la cosa ottimale, soprattutto se su quei giocatori, vedi Koné, devi fare un investimento importante o così importante, andare a investire una cifra così importante. Andiamo davanti perché c'è Lautaro, il riferimento offensivo come prima punta, poi vengono messi Diaby e Thuram in questa formazione come sottopunta, ma in realtà considerando, come dicevo all'inizio, le caratteristiche dei 2 giocatori, mi viene da pensare più a un tridente con Thuram e Diaby, cioè a fare diciamo gli esterni alti, quindi il ruolo che Thuram faceva, al Borussia Mönchengladbach e Diaby in realtà appunto, sta facendo con l'Al-Ittihad, ovviamente a piede invertito perché bisogna considerare anche questo, però si accentrano, quindi non è quello il problema, però è proprio una questione di caratteristiche, perché se decidi di fare un 4-3-2-1 e metti 2 giocatori come Thuram e Diaby a supporto di Lautaro, può andar bene, poi devi pensare però a come vuoi strutturare anche la panchina, le riserve e che tipo di caratteristiche vuoi avere dalla panchina, perché se metti 2 giocatori a supporto della punta è un ruolo, se metti 2 giocatori invece che devono, appunto lavorare da esterni è un altro ruolo, quindi anche lì poi bisogna fare, delle valutazioni diverse. Allora, per farvela breve, perché poi ci dilunghiamo troppo e magari approfondiremo i discorsi in live, onestamente questa formazione della Gazzetta non mi convince per 2 motivi: l'assenza di Bastoni 1, quindi io rimetterei onestamente magari la difesa a 3 e proverei a fare magari un 3-4-2-1 a questo punto, se proprio dobbiamo e, appunto in più bisogna capire quello che sarà la volontà dell'Inter di investire a centrocampo, eventualmente per Koné e non solo, perché non bisogna considerare solo quello che l'Inter vuole fare, ma anche quello che l'Inter può fare, perché dall'altra parte c'è anche la posizione, della Roma che ricordiamo Gasperini si era mostrato, diciamo, come dire, favorevole eventualmente a una cessione di Koné, ma la Roma potrebbe anche vedere un cambio in panchina e questo andrebbe ad incidere sulla decisione che verrà presa anche sul giocatore. Sicuramente la Roma avrà bisogno di fare delle cessioni, ma potrà decidere nel caso di, come dire, appunto, riuscire a coprire un po' quei buchi che deve coprire per forza di cose, far cassa, ecco, il termine migliore, con altri giocatori che possono essere, Svilar, che è uno di quelli che sicuramente può portare insomma, bei soldi per il peso del giocatore, Koné, c'è anche Pisilli, insomma ci sono diversi nomi, quindi
questo va valutato, non è soltanto quello che vuole fare l'Inter, ma anche quello che poi la Roma permetterà di fare all'Inter con questo giocatore, se vorrà essere poi ceduto o meno. Ci sono tanti incastri ancora da valutare e onestamente ad oggi faccio anche un po' così fatica a capire come si possa, diciamo immaginare un 11 all'8 di aprile, considerando che ci sono ancora troppe questioni e troppi nodi da sciogliere. Magari lo possiamo fare, ecco, come giochino, come, proiezione in ottica futura, però bisogna capire appunto come si andranno a sciogliere questi nodi. Quindi vedi il rinnovo di contratto di Cialanoglu, vedi situazione bastoni, perché poi saranno secondo me i 2 temi dai quali partiranno tutti i vari discorsi. Discorsi che però noi proseguiremo insomma e continueremo a fare nella live di oggi delle 19:30 qui su Passione Inter. Vi aspetto nei commenti, io di cose ne ho dette come sempre tantissime, forse anche troppe, no, a parte gli scherzi, però voglio sentire anche voi e leggere anche voi, nei commenti. Nel frattempo vi lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui